Leggi universali. Innanzitutto andiamo a scoprire cosa sono le leggi e soprattutto cosa significa universali. Le leggi universali sono il modo in cui l'universo manifesta se stesso e lo fa attraverso delle vibrazioni ben specifiche che poi si concretizzano con quei termini che noi utilizziamo, appunto leggi universali. E come le percepisco? È il modo con cui io vivo questa esistenza, cioè questo piano di vita attuale. Le leggi universali vanno a creare, a regolare, non a creare, a regolare quella che io chiamo norma del creatore. Ok? Quindi è la manifestazione del creatore. Cioè, come creiamo la nostra realtà? Attraverso queste leggi universali, cioè queste vibrazioni ben specifiche che regolano proprio l'universo. Manifesto, immanifesto, conosciuto, sconosciuto. Ok? Quindi anche tutte quelle, diciamo, quella rappresentazione dell'universo che noi comunque non conosciamo, non riusciamo a percepire, ma una volta che scopriamo queste leggi universali, comprendiamo come avviene tutta la nostra esistenza. E quindi sono i principi su cui si basa la natura e quindi come ci viene rivelata ogni giorno, rivelato ogni giorno il modo in cui viviamo, ok? E lo fa, sono proprio naturali, ok? E regolano sia il mondo interiore che quello esteriore. Quindi una volta che io le conosco posso scoprire questa integrità che io sono. Le leggi universali ci permettono anche di fare una azione ben precisa, cioè di collegarci alla coscienza universale. Cioè, coscienza universale, questa coscienza, questa matrix, questo in termini scientifici viene utilizzato il termine etere, ok? Che ci permette di conoscere qualsiasi cosa. Un po' la coscienza universale è anche quella a cui noi ci colleghiamo quando facciamo il test kinesiologico. Ok? Il test kinesiologico sapete che è assolutamente, come posso dire, corretto, ci dà la verità proprio perché ci colleghiamo a queste leggi universali. Perché noi abbiamo dei problemi nella nostra esistenza, perché contrastiamo queste leggi. Ecco come nascono i problemi. E poi andremo a vedere un po' più dettagliatamente cosa significa nella realtà di tutti i giorni. Quindi sì? Poi rispetto a quel passaggio lì dei problemi? Allora, i problemi si manifestano quando noi andiamo a contrastare le leggi universali. Cioè, invece di conoscerle, invece di capire cosa sta succedendo, lo vogliamo contrastare. Un po' come sta passando un treno, invece di scansarmi io, lo voglio fermare. Ok, un po', ecco, però direi che forse l'esempio calza bene. Infatti a volte veniamo proprio travolti da questa situazione che non riusciamo a gestire, ci sentiamo proprio sovrastare da tutto. Perché? Perché invece di fluire su queste vibrazioni, quindi interiorizzarle, comprenderle, noi le vogliamo contrastare. Ecco perché nascono quelli che noi poi chiamiamo problemi. E quindi cos'è una legge? La legge, soprattutto in questo contesto, è ciò che è stabilito dall'autorità divina. Okay? L'uno
che manifesta se stesso in questa maniera. E noi siamo una emanazione del divino. Quindi in realtà noi siamo un'emanazione di tutte queste leggi che si manifestano incontrandosi, integrandosi in noi. Sì, dimmi. Si manifestano integrandosi in noi. Sì, è come arrivano tutte queste vibrazioni a seconda di come si incontrano, di come interagiscono tra di loro. Eccoci qua. Noi sia fisicamente, ok, quindi sia nel nostro apparato psicofisico, sia nella nostra parte, chiamiamola vibrazionale energetica, a seconda di come interagiscono tra loro in noi. C'è un incontro, qui c'è un incontro di tutte queste leggi e in base a come si sono incontrate queste vibrazioni, eccomi qua. Però se io le contrasto, come dicevi prima, allora nascono i problemi. Nascono i problemi esteriori, ma che noi sappiamo che i problemi esteriori sono semplicemente un riflesso di ciò che siamo noi dentro. Quindi significa che io, contrastandole, vado a crearmi sia dei problemi psicomotivi, fisici, ok? Quindi patologie di un certo tipo, più o meno gravi, eccetera, che poi si riflettono nel mio mondo esteriore. Cosa ci permette la legge universale? Beh, come ho detto poco fa, di manifestare l'immanifesto, manifestare per noi. Ok? Quindi ciò che prima per noi non era manifesto lo diventa grazie al fatto che osservatore e osservato iniziano a coincidere. Coincidono perché? Perché voi sapete che, come ci insegna anche la fisica quantistica, la realtà cambia in base all'osservatore, cioè se io osservo oppure no e come osservo, ok? E ecco, queste leggi rappresentano un po' quello che in termini diciamo molto profani, diciamo così, è la fisica quantistica, ok? Sono tantissime risposte a quello che sta dicendo oggi la fisica quantistica, confermata insomma da questo. Quindi attraverso la loro comprensione noi capiamo perché stiamo vivendo la vita così oggi. Ed è importante, oltre che secondo me affascinante. Quante sono le leggi universali? Perlomeno quelle che noi prendiamo in considerazione, ma che tantissime comunque filosofie le rappresentano appunto come 7. Ok? Quindi sono 7, io però ho aggiunto altre 2 leggi, e quindi oggi ne trattiamo 9, che sono la legge del 3 e la legge dell'ottava o legge del 7. La legge del 3 l'abbiamo trattata anche l'anno scorso, cioè diciamo che è stata la base di tutto il corso dello scorso anno, il gioco di parole. Ma ovviamente la riprendiamo sinteticamente anche oggi, e che è diciamo la sintesi e la base del libro Sono dunque posso, okay? Che è basato principalmente sulla legge del 3 e su come viene a manifestarsi. Come agiscono le leggi universali? Esattamente come le leggi fisiche che già conosciamo. Provate a pensare, che ne so, alla legge di gravità, ai vari principi della termodinamica, ok? Quindi agiscono esattamente così. Se tu la contrasti, la gravità tu la puoi contrastare, ma ti riporta giù. Quindi è sempre per un po' che riesci a fare questa cosa, dopodiché ti riporta lì. Okay? Ecco, le leggi universali uguali, quando noi le contrastiamo ti riporta comunque alla fase di partenza. E dobbiamo stare attenti perché contrastandole potremo crearci delle problematiche. Esempio, la forza di gravità, per quanto voglio contrastarla, più salgo in alto, più però se precipito mi faccio del male. Ok? Ecco, un po'
lo stesso esempio. Ecco il perché ci creiamo i problemi. Ci sono 3 componenti fondamentali che entrano in gioco quando noi parliamo di leggi universali, che sono l'osservatore, il processo di osservazione e l'oggetto osservato. L'osservatore, che siamo noi, e quindi diciamo un po' anche la nostra parte divina che interviene. Divina perché? Perché esco, nel momento in cui osservo, esco da tutte quelle componenti della personalità, quindi che riguardano solo il mio apparato psicofisico, il giudizio, le conoscenze che ho che mi bloccano nel capire altre situazioni, le credenze, i condizionamenti, eccetera, eccetera. Poi c'è il processo di osservazione che avviene tramite la mente, quindi il processo di osservazione è principalmente mentale, tanto più che si dice osservazione perché comunque interviene principalmente la vista che è collegata al piano mentale, principalmente perché l'osservazione comunque rappresenta un po' tutti i 5 sensi, però in primis la vista. E poi c'è l'oggetto osservato che è o la materia o l'evento che si sta manifestando. In realtà l'osservazione avviene con tutti i sensi, ma appunto come dicevo principalmente con la vista perché noi ci esterniamo e è come se guardassimo dall'alto, ok? Quindi una visione ampia, dopodiché riceviamo e con la visione noi andiamo a contestualizzare gli altri 4 sensi. Quindi l'osservatore è colui che tramite il processo di osservazione crea l'oggetto osservato. Questa è quantistica. Questa è quantistica, cioè osservatore, processo di osservazione, oggetto o evento. Come lo percepisco, come lo sento io, in base al processo di osservazione, ai miei 5 sensi. Ok? Quindi i miei 5 sensi che elaborano le informazioni che io ho o che ricevo e quindi percepiscono l'osservato in maniera diversa. Chiaro? Ecco perché creo io la mia realtà.